E benvenuti in questo nuovo video. Parole ai Leoni dopo Venezia-Monza finita 2-0, una vittoria fondamentale in chiave promozione perché era una partita difficilissima. Infatti la gioia viene proprio da quello, dal fatto che alla vigilia non è che fossi così sicuro di vincere, anzi, perché secondo me le rose sono di valore molto simile, ecco. Tutte e due per me, al di là che siano usciti con una sconfitta, lotteranno anche loro per me fino all'ultimo per salire in Serie A direttamente, oso dire. Sì, sono sopra di noi d'altronde. Sì, infatti, comunque rimangono sopra e oggi andiamo appunto a riprendere quello che avete scritto nel nostro post partita, abbiamo detto il nostro pensiero. Oggi andiamo un attimo a ribadire quello, ma aggiungiamo, vogliamo aggiungere un po' il confronto con le avversarie, capire la classifica chiaramente, sempre ovviamente riprendendo quello che avete scritto voi. E direi di partire proprio da Mauretto a questo punto, che è il nostro abbonato, che ringraziamo tantissimo. Grazie. E vi invitiamo anche voi ad abbonarvi, così insomma ci sostenete e vi ringrazieremo tantissimo in ogni video, se ci ricordiamo, perché a volte siamo un po' dimenticoni. Appunto, Mauretto Scarpa. Oggi siamo stati cinici, abbiamo letto l'urto del Monza e nel secondo tempo abbiamo dominato. Unica nota negativa, il numero di occasioni sprecate, troppe. Adesso test a Modena, ulteriore test per capire se siamo davvero grandi. Sempre comunque ovunque, forza Unione. Sì, avevo preso appunto Mauretto, oltre che perché è abbonato, ma anche perché va un po' a riassumere quelli che saranno un po' i temi di giornata, ecco, di cui andremo a parlare, ma in realtà aggiungiamo appunto quello che ho detto prima, un po' il confronto con le avversarie per la promozione, ovviamente, e sì, appunto, e la classifica, cosa hanno fatto le nostre appunto avversarie. Questo voglio portarlo un po' avanti, insomma, ogni video cercheremo di guardare la classifica, perché adesso comincia a diventare interessante e ha un senso guardarla. Prima onestamente lasciava il tempo che trovava, non perché fossimo più sotto, ma perché anche discorso di parte. Adesso ha più senso però guardarlo. Ci stiamo avvicinando comunque alla fine alla metà sicuro. Alla metà, esatto, e quindi possiamo già un attimo tirare le somme. Ovviamente è presto, chiaramente, però 2-3 calcoli, 2-3 insomma analisi si possono fare, ecco, anche sulla classifica da questo punto di vista. Partiamo da Violins Lesson Venice. Nella prima metà del secondo tempo il Monza non ci ha più capito niente. Vittoria importantissima per 1000 motivi. 7 Ode invece ha scritto: Palermo dominato, Frosinone asfaltato, Monza vittoria netta, hanno resistito un tempo, poi sono crollati, e tutte le altre partite, a parte Juve Stabia, gli avversari sembravano di una categoria inferiore. Senza i 6-7 punti gettati alle ortiche tra Carrarese, Catanzaro, Pescara, Cesena, eccetera, il discorso promozione diretta sarebbe stato una formalità. Era evidente sin dall'inizio che questa squadra è la più forte della categoria e dovrebbe andare in Serie A in carrozza, in Sassuolo style dell'altro anno. Speriamo di non continuare a gettare punti in trasferta. Sì, appunto, 7 Ode. Dopo riprendiamo questo commento proprio per introdurre un po' classifica, risultati avversarie e confronto con avversarie dati alla mano, nel senso risultati alla mano più che altro. Però sì, ripartiamo dalla partita di ieri più che altro. Effettivamente, cioè, la partita di ieri mi lascia la sensazione che siamo una squadra che se mette l'acceleratore ce n'è poco, cioè non ce n'è per tante squadre. Esatto. Oserei dire per quasi nessuna, forse una può reggere il confronto, perché sì, quella cazzimma che chiedeva Stropp all'inizio anno, ora sta cominciando comunque a uscire in qualche modo, anche grazie a Stropp sicuramente, perché ha un bel carattere, mi sembra, e riesce a trasmetterlo ai giocatori, e comunque sta uscendo una bella squadra. Oggettivamente, al di là del valore sulla carta, che è quello a cui mi riferivo, che è alto assolutamente, ma se tu abbini questo valore sulla carta molto alto per la Serie B, chiaramente, sempre il discorso relativizzato alla Serie B, questo valore alto sulla carta connesso poi al gioco ottimo che ha dato Stroppa, perché questo va messo in conto, per me innalzi i valori, capito? Sì. I valori sulla carta, e adesso stanno uscendo, perché oggettivamente ieri uno scontro che poteva essere equilibrato, no? E lo è stato per tutto il primo tempo, onestamente. Anche loro hanno avuto le loro grosse occasioni e siamo stati un po' fortunati noi, un po' demerito loro per non averle messe a segno, però comunque anche noi potenzialmente potevamo creare qualcosa. Poi nel secondo tempo Nisma, cioè non c'è stato più davvero nulla da dire,
E quando abbiamo accelerato è arrivato il primo gol, che magari ecco, quello è frutto magari anche un po' del caso, però anche no, perché comunque quel pressing lì arriva dal fatto che Stroppa lo chiede sempre, pressing sulla prima costruzione avversaria, e ha portato i loro frutti, perché comunque loro volevano costruire dal basso, giustamente come tante squadre, e noi però siamo stati bravissimi noi in particolare, Eh, sull'anticipo. Ne abbiamo parlato nelle pagelle, quindi se volete andatevele a recuperare, basta abbonarsi. E lì bravissimo appunto Eno, che è andato a prendersi quella palla lì, sì, e poi da lì si sviluppa il gol, che poi serve Chio Perez e la mette dentro. E da lì poi veramente, forse dal 2-0 in poi, che è ecco. arrivato dopo È poco. l'azione dopo, penso. Sì, Sì, l'azione più concreta dopo. da lì sì. Finisce lì, cioè oggettivamente finisce lì la partita, perché poi paradossalmente possiamo farne veramente tanti altri di gol, dico. Sì. Tutti sprecati, per carità, e questo è un tema sicuramente. Dopo ne riparleremo, andremo a vedere quante occasioni effettivamente abbiamo sprecato, perché qualcuno di voi ha tirato fuori il tema, ma giustamente, perché è una roba che pesa. Comunque, al di là di questo, di cui parleremo dopo, è una vittoria che ti fa capire il valore della squadra. E a questo punto, cioè, possiamo chiederci, è un valore da promozione diretta? Secondo te? Non vorrei sbilanciarmi perché è troppo presto, però come squadra mi sembra a posto, cioè per ora mi sembra veramente, per dove siamo messi in classifica, sembra di Anche in sì. relazione all'avversario, dico, Esatto, cioè. poi volevo aggiungere dei dati importanti, Sì, vai, secondo vai. me, che sulle 8 vittorie che abbiamo fatto, 6 sono arrivate senza subire gol. Sì, sì, Quindi già ti fa capire che se non subisci gol hai già un vantaggio in più, perché molto probabilmente la vinci. Tranne le altre due, che era Bari, che era la prima, vabbè, e la sì, Sampdoria. Abbiamo vinto anche quelle, però abbiamo subito un gol, ma abbiamo segnato prima noi. Quindi l'importante, secondo me, sì. vedendo finora, è fare gol per primi. Eh E sì, così è più facile la partita dopo. Cioè, perché cambia. anche perché forse rimonta a memoria, vado, perché adesso cominciano ad essere davvero tante le partite, e qualcosa sicuramente comincerò a dimenticare. Non abbiamo mai rimontato, a dire siamo passati in svantaggio, abbiamo vinto 2-1, 3-1. Cioè, Mm, noi quando andiamo in svantaggio diventa un problema abbastanza serio. sì, Perché anche Avellino, cioè, partita scorsa ho pensato, sì. quella precedente a questa, siamo andati in svantaggio, una partita che stavamo dominando anche lì, Mm, e poi il massimo che siamo riusciti a portare a casa, un po' per sfortuna e tutto, è stato un pareggio. sì. Meritavamo ampiamente di vincere, al di là di quello che scrivevano nei commenti l'altra volta i tifosi dell'Avellino, onestamente, Vabbè, guarda, che si attaccavano a sto rigore di Sidibé che aveva toccato di mano, che per non è me non aveva vero. toccato di mano, perché c'era il fotogramma, non so, Sì, era un po' illusorio, però comunque si capiva che non l'aveva toccata di mano. e ordate di gente a dire che era rigore, robe da Vabbè, pazzi. Vabbè, comunque, soprassediamo. rimane il problema trasferta, comunque. Sì, no, Cioè, questo sì, sicuramente, perché senza che cioè, il Padova è l'unico che abbiamo vinto in trasferta. non chiedo di vincere tutte le trasferte, cioè, oggettivamente, per carità. Qualche punto in più, anche dove lo si meritava, ossia quasi sempre, a parte Juve Stabia, no? Che ho pensato. Sì, Altre partite più o meno, dai, forse l'inizio perdonabile perché la squadra era ancora da rodare, però oggettivamente, cioè, la partita contro l'Avellino mm, meritavamo i 3 punti. Siamo stati anche un po', spreconi, anche lì. esatto, polli noi, Mm, perché sennò i 3 punti arrivavano anche da lì. Comunque, al di là di questo, sì, dobbiamo migliorare in trasferta, perché se miglioriamo anche solo un po' mm. i punti in trasferta, insomma, la domanda che ti stavo facendo prima, la promozione diretta non è un'utopia, ecco. Cioè, non possiamo tanto nasconderci, per me. Perché adesso andiamo un attimo a vedere la classifica, dopo arriviamo al tema di cui stavo un po' introdotto, Sette Ode. Andiamo a vedere la classifica. Eravamo terzi purtroppo fino alla partita del Cesena contro il Mantova. Ci ha superato, però bravi loro, perché comunque in rimonta erano sotto 2-0 e hanno rimontato 3-2. Bravi loro, la squadra sarà tosta, ci abbiamo perso anche noi, Mm. a dire il vero. Quindi a questo punto, classifica alla mano, siamo quarti.
Sì, siamo quarti insieme al Palermo, che ha vinto contro la Sampdoria, nell'anticipo del sì, venerdì. e il Modena, che ha vinto contro lo Spezia. E Sì. siamo a un punto dal Cesena, che è terzo, e a 2 punti dal Monza e dal Frosinone, che sono i primi. Cioè, il Frosinone è primo, il Monza è secondo, momentaneamente. Ma cioè, a questo punto, questi sono i nostri avversari, no? Per la promozione diretta, cioè, bisogna mettere tutte queste, no? Sì. Per 2 posti ci sono queste squadre qua. Ma possiamo dire, cioè, possiamo ardire di poter dire che siamo più forti di loro? Sì o no? Cioè, non è un'affermazione. Lo chiediamo a voi perché dite qui sotto cosa ne pensate. Secondo voi siamo più forti noi Siamo di la squadra più loro? forte del campionato, Eh, ecco. Questa è un po' la grossa domanda. Cioè, secondo me, cioè anche vedendo gli scontri diretti, no? Pensiamo, cioè Monza e Frosinone che sono sopra in questo momento di sì, 2 punti. Attenzione, il Frosinone nel momento in cui stiamo registrando non ha ancora giocato, quindi potrebbe essere sopra di 5 se vince, quindi non lo sappiamo, però cambia poco il discorso, comunque sarebbero sopra sì, in ogni caso. Comunque Monza e Frosinone li abbiamo battuti sì, e sono quelli sopra, no? esatto. Palermo abbiamo fatto, è finita in pareggio, però devo dire partita sia equilibrata nei valori sulla carta, assolutamente equilibrata, anche loro una rosa fortissima, però a livello di gioco per me abbiamo qualcosa in più noi Sì, e l'abbiamo direi. visto nello scontro diretto, secondo me. Sì, per come si sono presentati a giocare, cioè si sono presentati giocando tutti dietro. Non so se giocano sempre così in tutte le partite, però contro di noi erano molto Si sono adattati. in protezione, Mm, mm, esatto, mm, mm, mm. sapendo che comunque il Venezia è una squadra forte. A livello di Eh, gioco per me è superiore sì, comunque. Il Modena vedremo prossima partita, quindi non c'è neanche troppo da attendere. E appunto il Cesena terzo, che un po' dicevo prima, è stato l'unico scontro diretto perso, quindi lì effettivamente non sì. possiamo ardire troppo e dire cioè, siamo più No, forti. lì eravamo in un Magari momento sulla di. carta sì, però sono stati più furbi nella partita. E noi non eravamo quello che siamo adesso, secondo me, eravamo in un momento un po' Posso starci. di stallo da capire com'era la squadra, chi gioca, chi sono i titolari, perché ormai adesso i titolari sono quelli, perché sono sempre quelli. Sì, sì, In quel sì. momento eravamo anche sta roba, dovevano un po' capire un po' tutto. È vero. Sì, sì, no, è vero. Siamo cresciuti nel corso del campionato, noi assolutamente. Sì, Siamo riusciti a fare un minimo di filotto. mamma mia. Peccato appunto per quella partita di Avellino maledetta, perché veramente era maledetta, così come la porta Sì, era è maledetta. vero. Assurdo, se no era veramente un filotto di 5 vittorie a questo punto, se non vado errato. Quindi la domanda, guarda, la riproponiamo a voi perché per me io sono abbastanza sicuro di avere tra le mani una delle rose, la rosa più forte quasi. Almeno, cioè, non so sulla carta, ma a livello di gioco forse sì. Insieme al Frosinone che so che gioca benissimo, ma che poi nello sconto diretto anche lì 3-0, no? Come quasi tutte le nostre vittorie quando arrivano, tranne ieri, per demerito nostro, sono tutte per 3-0. Sì, Quindi oso dire che se magari sulla carta siamo un po' più equilibrati, ecco, ci sono tante squadre, magari non tante, 2 o 3 squadre che se la possono giocare, comunque sono leggermente sopra noi o leggermente sotto noi, però a livello di gioco per me siamo sopra noi sì. Quindi quasi di tutte, forse cioè, ce la giochiamo comunque. Comunque i posti sono sempre due, quindi eh. che non mi interessa arrivare primo, arrivare secondo, basta che ci entro in quei 2 posti lì. Quindi stai dicendo che abbiamo un buon allenatore, perché è lui che porta il Assolutamente. gioco e in Serie B, vabbè, ha già dimostrato tanto lui. Oh no, è un top della categoria, ma Sì, questo lo dicevamo anche quando è arrivato, che era sì, un top, cosa. Non mi piaceva all'inizio quando prendevamo gol veramente stupidi, però evidentemente, a parte Avellino, però vabbè, non è vabbè, neanche là colpa sono sua, per errori dei me, singoli. per me è stato un errore di Sì, un singolo in particolare. Gli errori per me sono in gran parte corretti, devo dire, perché veramente anche in gestione, in fase appunto difensiva, siamo sì, nettamente migliorati. esatto, abbiamo anche un'altra difesa rispetto a inizio anno, cioè è E questo, tornato questo Job è un altro paio di Zverko, maniche. quindi anche quello è importante. Direi di sì, direi di sì. Comunque, diteci voi cosa ne pensate, noi abbiamo detto la nostra e poi, insomma, se volete dissentite, dite quello che volete, insomma, nei commenti.
Arriviamo al capitolo dei Massa Gol Ciavai, come scrive Davide Squotto. Esatto, prima però voglio ricordarvi di Sì, lasciare like perché ci dimentichiamo sempre di dirlo sì, all'inizio, quindi compreso oggi. fatelo adesso. Esatto, esattamente. Appunto, Davide Squotto scrive Massa Gol Ciavai. Più esaustivo di sto commento non si può veramente dire. Sì. Nel senso che in mezz'ora, per fare l'analisi post partita, no? Mi segno tutti i punti, le azioni cardine, le azioni principali. E questo è da dopo il 2-0, abbiamo avuto una mezz'ora cioè una mezz'ora, in mezz'ora abbiamo creato così tante azioni, in particolare nei 20 minuti dopo il secondo gol, che tu dici, ma come abbiamo fatto a non fare il 3-0? Cioè, ce la siamo proprio mangiate noi, veramente follia totale. Ed è una roba che secondo me può pesare, ovviamente ieri non ha pesato, però sul fattore del cinismo non te la porta, per me bisogna migliorare, perché non ti va sempre bene, come ieri, magari, ecco, ieri eravamo sopra di 2 e quello un altro paio di maniche, ma quando saremo sopra di 1 magari, Come ho detto prima, cioè noi comunque dobbiamo segnare prima, quello sicuramente, e però non puoi sprecare così tante palle, cioè devi essere molto più preciso nel segnare, perché veramente se no buttiamo via una partita giocando bene, facendo tutto bene, bravo, quello è il e punto, cioè, poi arrivi lì davanti alla porta e sprechi tanto, anche se rispetto anche a inizio stagione stiamo sprecando un po' meno, perché anche all'inizio stagione sprecavamo tantissime palle, ma in quasi anche un po' di tutte, più. in quasi tutte possiamo dire, possiamo fare questo discorso Sì, qui. E appunto per quello dico, cioè se non sprecassimo così tanto, chissà dove saremmo a questo punto qui. mm, Ecco, perlomeno, ecco, dico una cosa banale, qualche punto in più lo avremo sicuro, più di qualche forse. sì, Quello può essere un rimpianto, capito, alla lunga. Adesso chiaramente siamo lì e vabbè, ce la giochiamo. Però su questo fattore qui bisogna migliorare nelle prossime partite. Cioè, perché è proprio brutto, perché non siamo una squadra che specula sull'avversario, che comunque si crea quelle 3, 4, 5 occasioni a partita e ne mette dentro una. Creiamo veramente tanto. Venire segnati solo 2 gol, e ieri sono bastati, va benissimo. mm, Ma quando se ne presenta l'occasione, sei bravo a creartela tu. È brutto poi uscirtene con magari o tipo partita con l'Avellino, no? Proprio sì. quello è l'esempio perfetto. Crei così tanto, sei così propositivo, sei così bravo e poi non la butti dentro e ti mangi le mani se finisce male. Poi, vabbè, ieri ovviamente, cioè per quanto riguarda la partita con il Monza no, però insomma sempre un po' questo il discorso, spero non lo porteremo avanti fino in fondo, ma temo di sì. Ho questo brutto presentimento Sì. che sarà una cosa di cui riparleremo per forza di cose, il fattore del cinismo sotto porta che latita non solo in alcuni singoli, ma in tanti, perché Mm, veramente tanti sprecano gol, anche i più bravi, anche Yeboah penso ieri, cioè, sì. dai, insomma, questa è. E andrei da Stefano DRS. Che ha scritto: peccato per la regola del 3 non rispettata, sarà anche un mio debole, ma Svoboda gigantesco. Che Assolutamente sì, ne abbiamo parlato nelle pagelle, quindi recuperatevele appunto proprio perché lì siamo riusciti a parlare un po' più singolo per singolo, qua se no veramente il video dura 65 minuti e non ha veramente senso. E leggi anche tu Festina Lente Rock Band. Godiamoci no, che la prossima stagione finirà a Liverpool, assieme alla manicure della conduttrice. Perché è Vabbè. rosso, fagli vedere, è Sì. rosso, giustamente, i Anche Reds. no, esatto. Eh, Anche no, Liverpool è rosso, tutto rosso. Comunque, sì, e no è troppo forte. devastante. E effettivamente, sì, sarà difficile tenercelo, non so, a gennaio, ma la prossima stagione sarà veramente, secondo me, uno dei Assurdo. primi purtroppo ad avere tante squadre che lo cercano, perché Ecco, è sì, sì, forte. sì. Lì vedremo la forza della società di resistere a eventuali assalti, nel senso perché è un giocatore polifunzionale, cioè che ti Mm, fa veramente tutto e le squadre hanno bisogno di questi tipi di giocatori. Per quanto riguarda anche Svoboda, cioè, parlavamo prima, no? sì, Discorso difensivo che migliora. Da quando è tornato Svoboda, esatto. tanti errori gravi per me sono andati un po' a Scemando, scomparire, sì. sì.
e quindi sicuramente il suo apporto c'è ed è gigantesco come lui. Esatto, anche fisicamente Anche infatti. fisicamente. Sì, sì, è E troppo forte. quindi, insomma, questo direi. Non ho altro da aggiungere. Vi ricordo appunto se volete rivedere le pagelle che abbiamo registrato. E nulla, vi ricordiamo di lasciare like, di Sì. iscrivervi se non siete già iscritti, ovviamente, di abbonarvi se volete. E sempre Forza Venezia. E sempre Forza Unione.